Ciao amici, ben ritrovati sul mio canale, è un po' che non ci vediamo, l'ultima recensione è stata quella del Quest 3, ormai 2 anni fa, e ora sono tornato finalmente a recensire un prodotto destinato esclusivamente al sim racing. Però, come fanno gli youtuber, quelli da decine di migliaia di iscritti, mi tocca dire qualcosa che comunque molti di voi già sanno, ovvero che io non ho nessuna affiliazione con nessuno. Tutti i prodotti che io ho recensito fino adesso li ho tutti comprati, pagati, e questo mi dà l'opportunità, ma soprattutto la libertà di dire esattamente quello che voglio. Il prodotto è mio, mi piace lo tengo, non mi piace lo rendo, mi piace lo dico, non mi piace lo dico. Posso farlo adesso come lo facevo quando scrivevo per PC Gamer, e dove il mio redattore, il mio caporedattore mi diceva: Renzo, non ti piace questo gioco? Non c'è problema, di che fa schifo, però scrivi perché fa schifo. Questo lo dico perché io ho sempre criticato tutte le cose che secondo me meritavano una critica e ho elogiato tutto quello che a me piace. Poi è sempre una questione spesso soggettiva, ma a volte anche oggettiva. Lo dico perché io non parlo ora da youtuber, parlo di uno che i video li guarda, e io quando vedo dei video di youtuber che dicono provano 100 volanti, 100 pedaliere, 100 postazioni, 100 monitor, 100 visori e tutti sono fighi, bellissimi, stupendo, meraviglioso, cazzo che figata, bellissimo. Cioè, a me questa recensione non serve assolutamente a niente, quindi rimango libero. Non ci sono affiliazioni, non ci sono link da seguire, non ci sono sconti se dite il video l'ho visto da Renzo Olivieri, se lo dite mi fa piacere ovviamente, però rimane tutto come prima. Sono tornato, ora torniamo a bomba sul focus di questo video, sono tornato a recensire un prodotto perché mi ha colpito. Avevo comprato un Bavarian Alpha, un prodotto da 1400 euro, l'ho provato, ho visto qualità pazzesca, c'erano delle cose che mi piacevano e altre che mi piacevano di meno, ma soprattutto mi era scomodo. E quindi per le impugnature, questa è una questione assolutamente soggettiva, per le impugnature ho deciso di renderlo perché non avevo voglia di adattarmi. Quindi sono andato a casa del produttore di Sim Design perché ho detto non voglio comprare un altro prodotto e poi restituirlo. Questa persona è diciamo a portata di macchina da casa mia, sono andato, ho visto questo prodotto e ho deciso di comprarlo e me lo sono portato a casa. E mi è piaciuto così tanto da appunto tornare a fare un video, e ora vi dirò perché mi è piaciuto e che cos'è che invece mi piace di meno. Il prodotto in questione, ragazzi, è il GT 2025 di Sim Design, che è questo prodotto qua, e non è altro che la versione senza display dell'FX 2025. Abbiamo davanti 10 pulsanti di quelli tradizionali che li vedete qua ora in color bianco, poi ci sono 5 encoder centrali e 2 funky switch. Sia i funky switch che gli encoder funzionano anche da pulsante, e i funky switch si possono muovere sia sopra che sotto o destra e sinistra, e funzionano anche questi da pulsante e da encoder, quindi ogni funky switch ha 7 funzioni. Posteriormente abbiamo altri 2 pulsanti, uno a destra e uno a sinistra, cosa che io apprezzo molto e poi vi dirò perché, e poi ovviamente abbiamo le palette del cambio e quelle della frizione. Il volante è composto da una piastra in fibra di carbonio e da una, diciamo, struttura in alluminio ricavata dal pieno di 5 mm, molto pesante, molto solida. Pensate che per poter ricavare questo scafo, a me piace chiamarlo così, dove c'è tutta l'elettronica di Sim Design, viene ricavata da un cubo di 9 kg di alluminio. Quindi parliamo di un prodotto costruito con, se mi permettete il paragone, con la tecnica che si usa per fare le cose per le auto o le moto da corsa. Quindi il prodotto sotto questo aspetto è veramente solidissimo e a prova di qualsiasi torsione. Anche frontalmente, dove ci sono, la piastra dove ci sono tutti i LED e questa piastra che contiene i pulsanti, tra l'altro una piastra molto interessante perché ha una specie di bordo rialzato per fare in modo che quando uno, non so se potete vedere, quando uno
va a cercare il pulsante e qui c'è un bordo rialzato che non permette al dito di scivolare, e questa è una finezza niente male. Diciamo, questa mascherina qua, questa mascherina, cioè tutto quello che vedete qua è in alluminio ricavato dal pieno. Gli stessi fanchi e gli stessi encoder sono tutti in alluminio. Il prodotto sotto questo aspetto qui è ineccepibile, è veramente bellissimo. Dietro abbiamo le classiche palette della frizione e del cambio, entrambe magnetiche, e le frizioni sono con sensori di Hall. Sul cambio c'è da fare io faccio diciamo, un capitolo particolare, perché io avevo un'esigenza che era quella di fare poco rumore all'interno di casa mia, perché è una casa piccola e non volevo disturbare gli altri. Quindi mi sono preoccupato, come fu per il Bavarian e per altri volanti che ho provato, che il cambio non facesse molto rumore. Questo cambio non è silenzioso, ve lo dico subito. Questo è il suo rumore. Però parlando con il costruttore gli ho chiesto: senti, ma non c'è un cambio più silenzioso? Lui mi ha costruito dei silenziatori che possono essere appunto richiesti nel momento dell'acquisto per fare in modo che il cambio facesse meno rumore. Ora io, per fare questo video e per poter dare a voi un'idea più precisa di cosa sto parlando, questo è il cambio senza silenziatore e questo è il cambio con silenziatore. Ci sono due aspetti molto importanti. Uno sicuramente è quello del rumore. Due è che la corsa diventa quasi lunga la metà, quindi c'è un feedback totalmente diverso. Qui è soggettivo, nel senso che qualcuno piace avere proprio la cambiata e sentire proprio il cambio che viene verso di sé, e qualcuno invece preferisce il cambio più vicino, più rapido, con un feedback inferiore, perché bisogna premere di meno. Io quando l'ho provato col silenziatore mi sono subito innamorato prima di tutto del rumore, poi della cambiata breve, perché è veramente una figata, cioè troppo bello. È uno dei cambi migliori in questa configurazione che io abbia mai provato e mi è piaciuto veramente tantissimo. Su questo proprio non ho nessun tipo di riserva. Parliamo di un volante GT e Formula, quindi sicuramente adatto a entrambe le macchine, di 292 mm di diametro. Il volante si impugna veramente molto bene e io ho scelto questo volante perché sapete, o perlomeno molti di voi sanno che io uso il VR, e quindi ho bisogno che questi pulsanti siano facilmente identificabili senza vederli e possibilmente tutti raggiungibili spostando la mano il meno possibile. Questo con questo volante mi è assolutamente possibile, con tutti i pulsanti che sono qui diciamo in questo momento disegnati di bianco, ma poi vedremo che con SIMAB si possono colorare come si vuole. La stessa cosa per i funky switch, si possono raggiungere almeno un paio di encoder senza staccare la mano dal volante, mentre per gli altri tre invece bisogna assolutamente staccarla. Questi sono i due pulsanti che diciamo sono dorsali e quindi si possono raggiungere con l'indice, e forse sono i più facili in assoluto da raggiungere. Le palette sono di fattura perfetta, sono comodissime, facilmente raggiungibili e anche molto personalizzabili, come del resto sono personalizzabili, perlomeno nella distanza della paletta stessa, quelle della frizione. Una cosa che ho lasciato per ultimo da descrivere, e non è un caso, è la possibilità di personalizzare i colori dei LED di questo volante, che sono addirittura 93, quindi sono veramente tantissimi. Approfitto anche per farvi vedere com'è la connessione del suo cavo. Il cavo non è spiralato e io l'avrei preferito spiralato, però si inserisce piuttosto bene e facilmente con un sistema di ritenzione che evita che si possa sganciare in maniera accidentale senza doverlo avvitare, come magari si fanno con quasi tutti gli altri. Collegandolo all'USB voi potete vedere che già di configurazione sua ci sono un sacco di colori. Ora io non vi faccio vedere tutto quello che si può fare con SIMAB, chi è pratico di questo sa esattamente di cosa sto parlando. A me queste cose non servono, perché sapete che io uso il VR e quindi non apprezzerò la possibilità di colorare come voglio io questi pulsanti, e non a caso sono illuminati anche quelli posteriori, anche se poi uno non li vedrà mai. Però per esempio si può fare in modo che quando si schiaccia un pulsante lampeggi per avere un feedback di quello che uno sta facendo. Questa configurazione luminosa, un po' al buio della nostra postazione, è veramente ad effetto. Ora vi dico che cosa mi è piaciuto di questo volante e perché me lo sono comprato. Prima di tutto
prima di tutto dovete vederlo dal vivo. Dal vivo è 100 volte più bello che non nel foto del render del suo sito. Io l'ho detto anche al titolare dell'azienda, gli ho detto: Fioroni, guarda, metti una foto fatta bene, perché io non mi aspettavo di trovare un prodotto del genere. Sono venuto per curiosità, perché me l'ha consigliato un mio carissimo amico Alessandro Mantini di venire, altrimenti ve lo dico sinceramente, solo con la foto del sito non sarei andato a casa di Fioroni, perché mi sembrava un prodotto come tutti gli altri, di quelli che si appassionano a fare certe cose, eccetera. Sono andato, l'ho visto in mano, vi dico, mi è cambiata l'espressione della faccia, perché ho visto dei prodotti, ho avuto la possibilità di provarne tanti quando sono andato al Nürburgring, all'ADAC, quando vado a casa di Giorgio Zegretti, che ne ha provati tantissimi, quando vado a casa dei miei amici, ne ho provati tanti, ne ho visti tanti. Questo è un prodotto di altissima qualità, è troppo bello, a vederlo è una figata pazzesca. La qualità costruttiva è immediatamente percepibile, cioè se uno conosce i prodotti di qualità, di questo non può rimanerne deluso, perché io non vedo difetti. Sotto un punto di vista di costruzione è meraviglioso, al tatto, la finitura, si guardano i dettagli, i piccoli dettagli, è pazzesco. Sotto questo aspetto qui è meraviglioso, mi sono immediatamente innamorato. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo sono i funky switch, che rispetto ad altri prodotti li ho trovati molto solidi nello spostarli, e quindi è preciso, non senti che magari sta per andare in su o destra o sinistra non deciso. Quando va a destra o a sinistra è un comando che tu percepisci che sta funzionando. Stessa cosa per il pulsante e anche i pulsanti degli encoder. Queste cose qui e anche il feedback dei pulsanti, questi pulsanti qua, mi è piaciuto questa asola che c'è intorno ai pulsanti, per evitare che quando tu lo vai a cercare con il dito possa scivolare, e invece il dito si ferma contro questo riscontro, contro questo fermo, che è opportunamente orientato verso il movimento del dito. Ragazzi, non vi faccio vedere che guido come fanno a vedere gli altri, perché tanto è una questione soggettiva, cioè il volante uno lo compra per guidare, quindi guido io e voi che vi dice? Niente, ve lo dico tranquillamente. L'impugnatura è molto comoda, per esempio era purtroppo una cosa che mi ha fatto mandare indietro il Bavarian, perché io l'ho trovata scomoda, questa la trovo molto comoda. I manici con i guanti direi che sono quasi perfetti. Parliamo del cambio e delle palette. Abbiamo, diciamo, una struttura ormai classica che si riscontra a quasi tutti i volanti. Devo dire che a premerlo e utilizzarlo anche qua ho notato una certa solidità e una certa fattura di livello. Per quello che riguarda le palette della frizione, anche queste meritano un discorso a parte, nel senso che sono delle palette, diciamo, tradizionali, non c'è niente di rivoluzionario, se non una caratteristica che ho riscontrato, credo, in un altro volante, ma non mi ricordo quale, che master e slave lo si possono decidere al momento del rilascio di uno o dell'altra. Quindi quando uno fa la partenza premendo le due frizioni, al momento della partenza può decidere quale delle due rilasciare. È anche vero che sì, è una figata, però una volta che uno è abituato a lasciare a destra o a sinistra, poi sarà sempre quella a essere slave o master. A questo proposito, un'altra cosa che mi è piaciuta, che per me è molto importante, soprattutto per io che uso il VR, è il modo in cui si regola il bite point. Per regolare il bite point, per me che uso il visore, era necessario avere un'opportunità di non dover switchare tra il simulatore e programmi di, diciamo, il software particolare suo o software di terze parti, eccetera. Qui si può fare tutto direttamente dal volante tenendo premuto questo pulsante, e poi usando l'encoder centrale si può regolare la regolazione del byte point addirittura in centesimi. Si può usare un centesimo, un decimo e un'unità. Addirittura il centesimo è fin troppo preciso, però la precisione c'è, poi uno non la vuole usare, ok. Sicuramente si potranno usare i decimali ed è molto preciso, molto comodo, e una volta che uno impara, diciamo, la dinamica, lo può fare a occhi chiusi. Schiaccia un pulsante e poi occhi chiusi no, perché la frizione la devi vedere, però puoi vedere il livello della frizione direttamente sul display del tuo simulatore, ed è una cosa che si può fare in maniera autonoma senza utilizzare software di terze parti o un software suo, come si dice,
dedicato. Quindi questo qui è un aspetto sicuramente positivo che mi è piaciuto e al quale io ci tenevo, perché è una cosa che ho chiesto al produttore. Quello che mi è piaciuto di meno, diciamo che i manici, o meglio, le impugnature mi piacciono, nel senso che sono molto comode, le ho trovate ergonomiche, perfette per me, e molto bene con i guanti. Senza guanti non mi piacciono, perché anche solo a fare il video io ho la mano che mi sta leggermente sudando e mi scivola, quindi non mi strega senza guanti. È un materiale che lo trovo adatto per i guanti perché è poroso e di conseguenza fornisce un bel grip. Però senza guanti, se uno ha le mani leggermente umide, no, non mi piace. E poi è vero, sono funzionali, perfette, ma spero non me ne voglia il produttore quando vedrà questo video. Il livello della qualità della impugnatura non rispecchia il resto della qualità del volante, perché il volante è di una qualità per me eccezionale. Per me potrebbe costare tranquillamente 1000 euro questo volante, però le impugnature sono di una qualità leggermente inferiore e meriterebbe un'attenzione superiore. Però, ripeto, parlo di andare a cercare il pelo nell'uovo, perché una volta che lo impugnate con i guanti, a parte non si vedono più, però se sono comode e hanno grip, questa è la parte più importante di tutte. Però forse un occhio per completare il livello di un prodotto per me eccezionale, e non spreco le parole a caso, forse questo è l'aspetto al quale io mirerei di più. L'altra cosa che mi è piaciuta di meno, e qui è molto più soggettivo che non il discorso delle cose. A me non piacciono tanto gli encoder con la levetta, cioè fatte con un'impugnatura verticale, perché questo ti impone di andare a cercare la manopola tutte le volte che ti serve, a cercarla precisamente. Se ci fosse un encoder con una rotella, le prendi com'è e giri. Se io per esempio domani vado a fare una gara e questa regolazione la lascio così, come vedete voi, la devo andare a prendere così, perché non è più verticale. Quindi a me questa cosa qui la stanno usando anche altri produttori, quindi magari hanno ragione loro. Questa qui è una questione assolutamente personale. A me questa soluzione fatta così non piace, la preferisco eventualmente con un pomolo rotondo. Il Funky Switch, se fosse leggermente più grande sarebbe meglio, però va bene anche così. Il problema della dimensione nasce solo e esclusivamente quando lo prendete per ruotarlo come encoder, perché con il guanto è un po' piccolino, quindi insomma se ci fosse di un paio di millimetri più grande di diametro non sarebbe male, però non è un vero e proprio difetto, perché per il resto è veramente molto, molto preciso. Devo dire che poi io di difetti sinceramente non ne trovo altri. Queste qui è andare a cercare qualcosa da criticare in un prodotto che io ritengo assolutamente sorprendente, è la parola che mi viene più facile da usare. Fate conto che io ho sempre avuto prodotti di altissimo livello, nel senso che fino a qualche tempo fa avevo un volante Bodnar, cioè una base Bodnar, adesso ho il SimCube 3 Pro. Mi sono sempre trattato bene perché per fortuna potevo farlo ed ero orientato a comprarmi un volante da 1500 euro. Ho scelto un volante che ne costa meno della metà, è vero che non ha tutte le funzioni di quell'altro, e forse a voler proprio, diciamo, cercare proprio la cosa che mi farebbe più contento di tutti sarebbero un paio di encoder qua dentro. Se ci fossero un paio di encoder qua dentro per me sarebbe perfetto, però già è così valido per me che ho deciso di tenermelo, e io sono uno che le cose le vuole, diciamo, che siano perfette, che non ci sia niente che non mi piace, perciò anche quello che io vi ho detto come cose migliorabili o difetti sono cose che chi mi conosce sa che sono cose assolutamente superabili, in quanto se c'è qualcosa che non mi va io non riesco a dormire tranquillo, perché penso solo a quello, non mi piace, non lo voglio. C'era una cosa sola nel Bavarian che non mi piaceva, l'ho mandato indietro, come ho mandato indietro tante cose che non mi piacciono, magari anche per un solo piccolo dettaglio. Questo l'ho pagato per intero, non me l'hanno regalato, non sto facendo una marchetta,
è un prodotto che mi piace, l'ho portato a casa e l'ho comprato. Il mio consiglio è di andare a vedere se potete, o di farvelo vedere da un vostro amico, o comunque farvelo spedire se ci credete un po', perché tanto poi si può restituire, perché vederlo dal vivo è veramente molto bello. Gli altri prodotti io li ho visti solo 5 minuti in mano quando sono andato a casa del signor Fioroni, però poi ho deciso questo perché gli altri hanno il display ed è una spesa che sinceramente non ho voglia di fare, perché pur belli non potrei goderne della loro funzione. Quindi ragazzi, per il momento è tutto, spero di essere stato utile con questa recensione per chi è indeciso, o anche solo per passare, non so quanto è durato il video, 20 minuti, mezz'ora, non lo so. E se avete qualche domanda potete lasciarmela qui nei commenti, spero di poter rispondere a tutte le vostre curiosità e poi magari approfondire anche qualche dettaglio che magari mi sono dimenticato di descrivere. Grazie a tutti se siete arrivati fino a questo punto, vi auguro buone corse a tutti, non so quando farò il prossimo video, chi lo sa, quando compro un altro volante, però questo qua mi sa che mi dura, perché quello che avevo prima mi è durato 5 anni, la base Bodnar mi è durata 10 anni, se faccio un video ogni volta che compro qualcosa, ragazzi, faccio in tempo ad andare in pensione, magari anche voi. Ciao, alla prossima! E il Funky ha 4 posizioni, diciamo, che si possono... porca puttana! E la mia memoria è un problema. E altro la versione senza display no, ho sbagliato. E la mia memoria è un problema. Eccomi qua quando tu verrai... Pensate che per poter fare questo tipo di... Cos'è questo plink? Eccomi qui quindi con il mio nuovo acquisto, un Sim Design GT20. Una delle cose che mi è piaciuta più di tutti è il cambio posteriore. Il cambio posteriore, sono tutti posteriori, grazie Alca. Comunque...